Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi voglio scartare il nuovo iPad Pro 2021, 11 pollici col nuovo chip M1. And there you go, the new iPad Pro. Let's unbox this. I completely ruined the experience. Alright. And there you go. Bellissimo. Oh, bellissimo. Una lastra perfetta. Quindi qua c'è semplicemente l'iPad. Qua tutta la scatola, le istruzioni, ovviamente, cavo, cavetto, USB-C, per fortuna. Qua le solite cose, gli adesivi, gli stickers. C'è design migliore non si potrebbe avere, solo un po' i bordini, ma vabbè. Facciamo anche l'Apple Pencil, dato che ci siamo, seconda generazione, necessaria secondo me nel momento in cui qualcuno prende l'iPad. Necessaria no, però io ho trovato qualcuno che per fortuna vendeva in occasione, abbassiamo un po' la luce qua, vendeva in occasione insieme all'iPad e secondo me insomma ne vale la pena. Bellissima, seconda generazione. Qua ovviamente sono tutte le istruzioni, Apple Pencil. Poi ho detto cavoli, mi è andato quella di prima generazione, ho sbagliato perché era liscia e invece no, era solo la pellicola liscia, in realtà è completamente opaca. Hola! E ora mettiamolo a posto, prepariamolo. Mi è arrivata anche la cover, quindi scartiamo anche la cover. Ed eccola qua. Ovviamente ho ordinato non la Magic Keyboard perché uno non posso permettermela, due non voglio permettermela. Ho già il Mac per fare tutto quello che mi serve. Diciamo che l'iPad è un po' uno strumento secondario per quando vado in giro. E d'altronde trovo anche la tastiera touch per niente male, soprattutto se si ha comunque un supporto. Il supporto è necessario, cioè ragazzi, se voi avete un iPad, a meno che non volete tenervelo tutto il tempo in mano, è necessario avere qualcosa anche solo per guardare un video mettendo l'iPad sul tavolo, che è la maggior parte delle cose che faccio utilizzando l'iPad. È necessario anche per scrivere meglio e tutto, quindi almeno la cover secondo me ci deve essere. Quindi ho ordinato quella semplicemente smart foglio nera dell'Apple. Ok, bella, molto bella. Questa qua, a differenza di quello che avevo prima, copre anche dietro, invece prima copriva solo davanti. Ed eccola qua, bellissima, tutta nera finalmente. L'altra, quella che avevo preso io dell'altro iPad, era nera ma era un po' più chiara di questa, era più un carbone. Questa è un po' più scura, quindi sono contento. Adesso vediamo come si mette. Dovrebbe essere semplicemente... Ok, fatto. Quindi sta semplicemente su. Ah, perfetto. Però, bella, mi piace. Molto easy, comoda, perfetta. Apri e ovviamente si accende ed eccola qua. Perfetta anche solo per tenerla così, oppure al contrario per tenerla così se si vuole scrivere. Quindi ecco qua ragazzi, perché ho comprato l'iPad? Beh, allora, diciamo che avevo già un iPad Pro, il 10.5 pollici, l'ho sempre utilizzato non molto, diciamo che lo utilizzavo soprattutto per guardare video o altro, avevo preso per quando andavo all'università, poi l'università l'ho finita,
e quindi diciamo che l'ho tenuto soprattutto per intrattenimento o d'altro, o per qualche attività di produttività. Però nella maggior parte dei casi lo utilizzavo per guardare video. Per un grosso periodo, 1 o 2 anni, ho quasi smesso completamente di utilizzarlo, perché avevo il Mac, ho comunque il Mac e faccio tutto tramite il mio Mac. Se devo portarmi in giro qualcosa mi porto il Mac direttamente, perché so che con quello posso fare tutto. Ma quando c'è stato il rilascio di questo nuovo keynote in cui hanno fatto vedere l'iPad Pro nuovo con il chip potentissimo, che è potente in modo assurdo, con il nuovo iPadOS, poi ho pensato l'Apple Pencil mi sarebbe utile. L'altro giorno mi sono ritrovato a fare degli appunti e mi serviva qualcosa di digitale perché volevo trasferirli direttamente sul Mac e tutto. Ho detto, se avessi l'Apple Pencil, ho detto allora guardo su internet quanto costa un Apple Pencil. Ho guardato, per il mio iPad Pro di prima si poteva utilizzare solo la prima generazione di Apple Pencil, e allora ho detto, ma scusa, ne vale la pena? Quella lì neanche si attacca e quindi devi portartela sempre dietro e tutto. Allora ho detto, beh, bisognerebbe avere un iPad nuovo. Guardo quanto costa e insomma ho visto che il prezzo è abbastanza esagerato, però ho fatto un calcolo che vendendo il mio iPad vecchio più la mia Insta360, quindi la telecamera che ho comprato poco tempo fa, ma che in realtà anche quella l'ho utilizzata pochissimo, alla fine arrivavo al prezzo giusto per comprare queste due cose. Quindi ho deciso, ma sai cosa? Facciamo questa cosa, anche perché il mio iPad di prima era l'ultimo iPad Pro con il tastino centrale, non più tutto schermo, e quindi avevo paura che piano piano andasse sempre di più a svalutarsi. Già adesso lo compri alla metà di quando è uscito, di quanto l'ho pagato quando l'ho comprato. Allora, per evitare che si deprezzasse, ho semplicemente comprato l'iPad Pro nuovo, ho fatto questo change. Ogni tanto i prodotti Apple vale la pena fare questo change. Con l'iPhone lo faccio praticamente ogni anno, perché l'iPhone comunque ormai fa parte di noi, è un po' un allungamento del nostro corpo, ci segue tutti i giorni e quindi anche per fare contenuti sui social al giorno d'oggi è utilissimo. L'iPad invece è da un mesetto che mi sono abituato, e ho cercato prima che mi arrivasse questo, di sfruttarlo il più possibile e provare ad abituarmi a utilizzare l'iPad in tante cose invece che portarmi dietro il Mac. E ho notato di quanto in realtà fosse utile l'iPad. Non è qualcosa ancora, e secondo me non lo sarà mai, sostituibile al Mac, anche perché, uno, non vogliono renderlo sostituibile al Mac perché cannibalizzerebbero le vendite dei loro prodotti. Quindi non lo renderanno mai, secondo me, come il Mac, sarà sempre un po' limitato da iPadOS, dal sistema operativo dell'iPad. Però allo stesso tempo è qualcosa che comunque è aggiuntivo ma molto utile. Il mio Mac è un 15 pollici, MacBook Pro da 15 pollici, ok, leggero, tutto quello che vuoi, ma non tanto. Cioè, se uno deve portarselo in giro per tutto il tempo, poi adesso quelli nuovi sono da 16 pollici, e anche inizia a essere un problema. Poi devi portare dietro il caricatore grosso, insomma non è il massimo di portabilità. Invece con qualcosa del genere, uno fa 80% delle cose che il Mac fa. Adesso anche con Files, quindi il multitasking, e con tante altre cose, speriamo che un giorno aggiungeranno Final Cut Pro per editare i video su questo. Sarà allora il 95% delle cose, 90% potrai farle anche se non hai il Mac. Tante cose invece puoi farle qui che non puoi farle sul Mac. Insieme collaborano benissimo, però tante cose, ad esempio con la penna e tutto, ti si apre un mondo nuovo in cui all'inizio bisogna abituarci, non è tanto comodo, bisogna un po' capire, eccetera, eccetera, si vuole tornare al Mac subito. Ma se uno si sforza, alla fine si apre un mondo veramente incredibile. E poi è molto divertente usare l'iPad, cioè è proprio una tavoletta touch, così, bellissima, con un design bellissimo, è veramente divertente utilizzarlo. Quindi diciamo che mi sto sforzando di utilizzarlo per abituarmi ad usarlo sempre di più. E il mio minimalismo mi ha portato a eliminare ogni fotocamera. Ho provato la DJI Osmo Pocket, e poi vendendola con i soldi ho comprato il drone, il Mavic Mini, poi vendendolo perché non lo usavo molto ho comprato la Insta360, e vendendo quella alla fine ho detto basta videocamere, ho questa qua che è la Sony, che è quella che uso per tutti i miei video perché è molto professionale, fa i video perfetti, e ho l'iPhone per quando devo andare in giro, mi va più che bene così, fa video perfetti, posso vloggare in giro, non sono uno di quelli che si mette lì a fare video cinematici o vlog super strani. Non mi piace, non voglio metterci troppo tempo, troppa energia, e poi secondo me quando un po' esageri con la qualità, insomma, su internet. Al giorno d'oggi vedo che il trend è quello di avere sempre meno qualità, tra virgolette, di editing e di montaggio e di video,
e avere più autenticità, più contenuto, più qualità di quello che contiene invece che una bella scatola, un bel contenitore di video fatto bene. Quindi sì, avere una buona qualità va bene, però diciamo che non è l'essenziale. Quindi preferisco rimanere minimal su questa cosa e tenermi il mio iPhone, la mia Sony per riprendere, il mio Mac per le cose pesanti, il mio iPad quando vado in giro. Quindi d'ora in poi questa sarà la mia macchina da lavoro quando me ne vado in giro, quando vado in vacanza, eccetera, eccetera. Devo trovare un modo per editare i video al volo se sono in vacanza, così non da portarmi dietro il Mac. Perché questo posso metterlo nello zaino, posso metterlo nella valigia e via. Il Mac mi fa sempre un po' paura, anche perché questo sono 800 euro, 1000 to. Ma quello là sono 2700 euro di attrezzo, anche se si botta un attimo, eccetera, non è il massimo. E in più questa, ok, non è una cover che dà le botte, se ti cade comunque si rompe, però comunque diciamo che un minimo di protezione, se lo metti nello zaino, te lo dà. Quindi secondo me è ottima, mi piace tantissimo, anche proprio al tatto, bella, sono molto contento, perché non mi piace l'idea dell'iPad se è coperto. Cioè, non mi piaceva l'idea che fosse coperto dietro perché presumeva il fatto che andasse sopra ai bordi, no? Per essere coperto. Invece, dato che c'è il magnete, questa cosa non c'è più, quindi copre dietro, copre davanti e basta. Poi quando lo voglio utilizzare semplicemente quando sono a letto o altro, tac, lo stacchi e via. E si stacca così in un secondo. Quindi veramente incredibile. Apple, pollice in su, produttività pazzesca. Quindi ragazzi, ecco qua, ecco perché ho un iPad ed ecco come lo utilizzo come vi ho detto. Ecco perché un iPad, e probabilmente vi farò vedere in un prossimo video come utilizzo i miei sistemi Apple, soprattutto tutto l'ecosistema Apple che mi piace tantissimo per la produttività. Io uso proprio note, calendario, promemoria in modo incredibile. Ho letto anche libri su come utilizzarli in modo migliore, come essere più produttivi, e li ho adattati all'ecosistema Apple. Quindi magari un giorno vi farò vedere in un altro video, se siete interessati, come utilizzo tutto l'ecosistema Apple, Mac, iPad e iPhone e Apple Watch per essere produttivo al 100% e per lavorare. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, è un video un po' diverso dalla solita self-care, beauty care, crescita personale eccetera, però volevo darmi un po' questa notizia. Ho fatto più o meno un vlog di unboxing per ogni prodotto Apple, quindi perché anche non di questo. Probabilmente il prossimo che vedrete sarà quello a settembre-ottobre del nuovo iPhone. Ciao ragazzi, lasciate un commento, iscrivetevi, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!